outside, trying to make the move for the championship. And now Lon starts attacking Marcello Pagnan. He runs into Pagnan. He makes one contact, two contact. Schwenke dives down the inside. And for the moment, Schwenke can't get the move done. They'll go to Villeneuve and now box him in. Ragazzi, bentornati a Quattro Chiacchiere con E quando l'amore per un simulatore iRacing incontra l'amore per una categoria specifica, quella della Mazda, e quando gli obiettivi sono ben chiari, i risultati non tardano ad arrivare. Ed è proprio qui che nasce il sim driver di cui voglio parlarvi oggi, Marcello Pagnan. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi con Marcello Pagnan, pilota iRacing e in realtà specializzato nelle competizioni Mazda. Ma non voglio parlarvi troppo io, voglio farvi raccontare la sua esperienza direttamente dalle sue parole. Ciao Marcello. Ciao Mirko, ciao a tutti. So che giochi prettamente con iRacing e raccontaci un pochino qual è il tuo approccio a iRacing e come è iniziato insomma la tua carriera e quali sono un po' il tuo excursus all'interno di questo grande simulatore. Io ho cominciato nel 2013 e sono sempre rimasto solo su iRacing, quindi sono 8 anni praticamente che uso solo iRacing come simulatore e ho cominciato per curiosità, cioè curiosità che è tornata dopo anni, che quando ero giovane, perché insomma vedete che non sono proprio di primo pelo, quando ero giovane ho usato IndyCar Racing, poi cosa c'era, GTR 2 e insomma Gran Turismo, vabbè, che è un giochino comunque, e poi ho smesso. Poi dopo 10 anni mi è tornata la curiosità di vedere dove è nato il mondo del sim, quindi sì, ho visto che iRacing era tra i suggeriti, tra i simulatori più hardcore, come si dice, quindi mi sono iscritto. Insomma, ho cominciato con la Mazda, in sostanza la prima macchina che ti danno. Ho cominciato facendo disastri, uccidendo un sacco di gente, prendendo un sacco di parole, e poi ho cominciato a capirci qualcosa seguendo i piloti più forti. Insomma, cercavo di studiarli, guardavo a fine gara, guardavo i replay, cercavo di capire dove sbagliavo. Mi ha notato Mivano Sim Racing, che hanno, insomma, diciamo che hanno dei talent scout sparsi che guardano le gare ogni tanto, e quindi sono entrato con loro. E beh, a parte questa parentesi, io insomma ho continuato a girare sempre in Mazda, che è divertente, stop, cioè io non ho nessuna volontà di fare chissà quali categorie, magari anche guadagnandoci dei soldi. Mi interessa divertirmi, e se devo suggerire una cosa, se devo dare un primo suggerimento, la Mazdina è divertimento puro. Io là qua ti capisco, anche perché anche io adoro le macchine col cambio ad H, quindi contando che credo che su iRacing sia l'unica ad oggi ancora. Sì, oddio, adesso attenzione, dall'ultimo aggiornamento è diventata sequenziale. Cioè è un aggiornamento, è un'auto in più oppure è stata tolta totalmente, quindi il cambio ad H? Tolto, perché la Mazda gira nel circuito, diciamo, IMSA, no? Ed è sequenziale. Se tu guardi una gara su YouTube, sono sequenziali le Mazda, e quindi hanno fatto sto aggiornamento. Hai magari un hardware un po' più facile da controllare, vabbè, perché non usi più la frizione, però comunque divertimento puro, perché puoi sportellarti sportivamente, quindi gare molto vicine, sempre fianco a fianco, adrenalina pura. Quindi io sono sempre rimasto lì, salendo di categoria. Dopo la categoria rookie io faccio sempre l'advanced, dove ci sono circuiti molto più seri rispetto a quelli, diciamo, base, setup aperto. Tra l'altro ho vinto 4 stagioni ufficiali iRacing, e poi ho partecipato anche ai mondiali, quindi le serie private, il cosiddetto mondiale MX5, in cui sì, ho vinto alcune gare. In una stagione sono arrivato terzo. Questa è la quindi storia. La perseveranza un pochino premia Parecchio. Se qualcuno sa delle categorie iRacing, io penso di essere tipo nei veri fast, insomma, quella categoria strana. Senti un attimo, a livello di periferiche, qual è stato il tuo excursus dai primi modelli a quello che poi possiedi oggi? Sono partito col classicissimo G27 Logitech. Lì ho capito come guidare la macchina. Poi ho capito che c'era qualcosa da migliorare sulla frenata, quindi ho modificato la pedaliera G27. Ci sono delle modifiche che costano pochissimo e la fanno diventare più progressiva, diciamo, e lì ho capito che insomma ce n'era da trovare di tempo con una pedaliera insomma un po' più seria. Poi da lì ho preso un Fanatec V1, quindi il primo, diciamo, sì, usato. E già all'epoca era una bella base, cioè un bel passaggio da un G27 a una V1. Sì.
E come Sì, pedaliera? e come pedaliera una sempre Fanatec CSR Elite, quella che adesso non c'è più. Però già aveva la cella di carico. Aveva la cella di carico. E lì ho cominciato a capirci tanto. Non bloccavo più, la Mazda c'ha l'ABS, ma quando entri in zona ABS vai dritto. Cioè, frena ma va dritta. Insomma. Su Racing è molto importante il freno, anche il settaggio vero e proprio del freno. Sì. A differenza magari di altri giochi che lo puoi tenere così come su Racing, quando vai a fare il settaggio, io lo dico sempre, è proprio lì che fai la differenza. Poi, dopo questo? Dopo questo ho venduto tutto. Mi sono rotto le scale, vabbè, insomma, non avevo più quella pausa là. Avevo una postazione, avevo uno Ubuntu, cos'è, la Revolution, insomma, avevo il Trimonitor. Dopo 6 mesi, cosa è successo? Ho provato un Oculus da degli amici, e insomma, c'è tutta un'altra roba, quindi ho detto no, adesso ricompro tutto perché devo guidare. E adesso che c'hai? Adesso uso il Quest 2, che dal punto di vista software, secondo me, diciamo è che inarrivabile. Offre anche, diciamo, prestazioni valide con un computer anche non esageratamente potente. Io ho un Ryzen 5600X, Nvidia 2060 Super. L'Oculus ho preso un T300 usato e pedaliera ho preso sempre ho trovato sempre una CSR Elite usata. E insomma lì sono rientrato, ho visto subito che dopo 6 mesi non avevo più il passo di prima, quindi ci ho messo 2-3 mesi a tornare a vincere. Adesso ho una Fanatec 2.5 col volante BMW e pedaliera c'ho una DC Sim Racing, 3 pedali. Poi ho preso la postazione perché non ho mai avuto una postazione seria, nel senso dove agganciare tutta la roba. Anche perché per utilizzare quella pedaliera serve una postazione. Deve essere hard mounted, come si dice, quindi ben piantata sulla postazione. Quindi ho preso una SRC. Ottimo. Una SRC. Domanda ti faccio per curiosità, anche per capire sempre, perché lo chiedo sempre anche a tutti quando magari qualcuno prende una mia mod. Il freno a che percentuale lo tieni? Perché la DC, se non ricordo male, ha una cella da 100 kg. A che volume la tieni? Per capire anche quanti chili tu sfrutti con la tua postazione. E arrivo, diciamo, intorno all'80%. L'80%? Diciamo. Cioè per me, quando pesto, per me il livello massimo a cui posso pestare è l'80% del... Ce l'hai quindi molto ben posizionata. Io ci ho provato anch'io, mi sento molto ben posizionata. Ma giochi con le scarpe? Assolutamente sì. Ecco. Sì. Ho le scarpe da kart. Sì, no, se no mi sfascio i piedi. Perché le voglio comprare pure io, perché ho visto, infatti, con le scarpette si riesce a utilizzare molto di più il freno. E io dico sempre che per sfruttare e avere molta più sensibilità, più segnale si ha, quindi più volume riesci a utilizzare del freno e più sei sensibile. Sì, cerco di tenere quasi tutto il range, in sostanza. Ottimo. Sì. Proprio per forza con le... Infatti mi è venuto subito il dubbio, perché solo con le scarpe puoi riuscire, credo, arrivare a quei... Sì. Infatti per arrivare a... per premerlo tutto devo veramente pestare forte, e pesto forte. In parentesi hardware, prima del Fanatec, dopo il T300 ho preso un TSPC. Ho spaccato 4 corone perché io mi attacco, cioè io freno, e vabbè, freno, ok, mi appoggio di schiena e tutto quanto, però io mi attacco al volante come se dovessi veramente frenare e... Esatto, ne ho spaccate 4 perché sono corone di plastica, cioè la base è bellissima, ma se uno sa che si attacca al volante non comprate Trustmaster, insomma, se posso. Ecco. E quindi niente, ho preso appunto il Fanatec non si rompe, ma ecco, tirando come veramente forte. Sì, ho modificato anche la DC Sim Racing perché esce, insomma è molto buona, devo dire, molto buona, però io volevo una roba più progressiva, cioè un feeling un po' più idraulico, e sono riuscito a trovarlo facendo un mix. Ho fatto un'opera, un Frankenstein sul pedale, cioè ho messo la modifica tua, Mirko, ho messo l'elastomero tuo, poi io ci ho messo l'elastomero bianco di Zanda, e sul fondo ho lasciato l'elastomero, quello verde che ti danno con la pedaliera. Addirittura tutti questi? Sì, quindi molta corsa. Oddio, se la premo correrà 2 centimetri, mica si muove tanto. No, a me piace che si muova poco, a parte come premo, mi piace come torna su. La risposta in rilascio è che è la fase più importante. Perché sempre con la Mazdina, se non fai il trail braking fatto bene, la macchina non entra in curva, cioè va dritta, c'è poco da fare, e quindi devo sentire quando mollo il freno quanto lo mollo, e quindi è così, lo sento proprio che mi spinge sotto il piede, e quindi riesco a capire quanto lasciarlo, insomma.
Chiarissimo. Senti un attimo Marcello, tu hai trovato dei giovamenti quando sei iniziato ad entrare in qualche team a livello di prestazioni, oppure il tuo allenamento è sempre stato in solitaria, oppure magari grazie a un team? Perché anche questo io mi chiedo sempre, se magari affrontare questo genere di attività da soli in solitaria, quindi contando soltanto su se stessi, oppure magari appoggiandosi a team che poi ci sono di vari livelli. Il tuo già è un ottimo team e quindi magari è strutturato in modo anche da aiutare tutti i piloti che lo compongono. Allora, a livello di team, no, nel senso che allora Mivano è focalizzato su tante macchine. La Mazda non molto, infatti siamo in 2 persone che corrono in Mazda. Io sono l'unico che ci corre sempre, ecco. E no, ho trovato giovamento più che altro da gente brava sul simulatore che insomma a fronte di domande risponde, chiedere gentilmente, poi mi dai il... Vabbè, a volte l'assetto, ma più che altro magari mi dai un replay, perché il replay di racing dal vivo non è che sia molto affidabile. E mi ha aiutato molto, qualcuno lo conosce, Adai Coba Lopez, me lo ricordo, alieno del primo modello di Mazda, dove lo vedevo sempre avantissimo, imprendibile, e sono arrivato al suo livello, con calma, ma ci sono arrivato. E poi io sono sempre stato Mivano in sostanza, però ho fatto un anno sabbatico e sono andato con gli Asbury Motorsport, che è una squadra australiana, e sono stato scudiero di Sonny Kenshin, probabilmente qualcuno lo conosce, ha vinto 3 mondiali MX5 e da lui ho imparato un sacco, cioè aver davanti, io ho fatto da scudiero nei mondiali e insomma vederlo girare. Questo per me è il focus di questa rubrica che io sto cercando di creare e portare avanti. Vorrei anche un consiglio da parte tua a chi ci segue, magari a chi ha iniziato, ma anche a chi magari è già da tempo che affronta il simulatore, ma mai con una determinata serietà per raggiungere effettivamente tanti obiettivi. Qual è il consiglio che magari Marcello dà a tutti quanti per cercare di migliorarsi ancora di più, andare a cercare veramente il decimo, il centesimo, il millesimo che manca per essere un qualcosa di più, per raggiungere un obiettivo ancora migliore di quello che magari è oggi? Essere umili, cioè chiedere. Cioè, bisogna chiedere, cioè chiaramente non si chiede a chi va uguale a te o peggio, cioè sempre qualcuno che va più forte di te, sempre comunque lo troverai, e quindi quando ce l'hai in pista, in pratica, chiedi. Anch'io pensavo ma sta gente qua non mi cagherà mai, gente che ti ascolta tranquillamente, poi ti scrive, si scambiano opinioni, cioè gli si chiede non so che hardware hai, come lo usi, setup, quali accorgimenti, e non pensare di essere arrivati al massimo, insomma. Molto carina anche questa risposta, mi è piaciuta perché ho fatto già varie puntate e questa va ad aggiungere un altro tassello a questo puzzle che piano piano stiamo costruendo. Io Marcello ti ringrazio per la disponibilità che hai dato per questa breve chiacchierata, spero che anche chi ci segue abbia gradito queste 4 chiacchiere con Marcello, e con questo Marcello ti saluto e saluto tutti quelli che ci seguono. Ciao ciao! Ciao!